Ehi, bentornati, bentornate, Tirannomatto qui, oggi dritto al sodo con No Rest for the Wicked, aggiornamento The Breach. Voglio fare una piccola premessa, non ho mai giocato a questo titolo, ce l'avevo in libreria di Steam da tantissimo, volevo aspettare che uscisse dall'Early Access per giocarlo, ma ho avuto l'occasione questo mese di riaccendere un po' il mio entusiasmo per gli action RPG e questo aggiornamento pare aver portato tantissime novità, quindi se vi va rimanete qui con me per questa blind run completa, gameplay di prova. Se vi dovesse piacere il gioco e se dovesse piacere anche a me, potrei anche valutare di continuare e farne una serie intera 100-0. Allora, tiranna matta. Non andrò in hardcore perché appunto non so assolutamente nulla di questo gioco. E potrei personalizzarla, ma in realtà mi piace abbastanza. Forse giusto i capelli, l'acconciatura, se c'è qualcosa di più nordico. No. Carine le alternative, però vabbè, può andare bene così, dai. Non c'è altro, classe, niente. Seleziona un reame, un nuovo mondo. Dai un nome al reame. Mattanza. E giochiamo il prologo. Salve! Negli ultimi 6 anni abbiamo dato tutto per creare un'esperienza RPG di livello superiore. Questa è un'ottima premessa. Speriamo che questo titolo riesca a spingere il genere in una nuova direzione. Il lancio in accesso anticipato di No Rest for the Wicked segna una nuova era per noi di Moon Studios, che ricordo essere appunto i creatori di Ori. Siamo grati di averti al nostro fianco in questo viaggio, apprezziamo enormemente il tuo feedback e il tuo aiuto nel perfezionare il gioco in vista del rilascio della versione 1.0. Preparati per un'avventura epica e combattimenti strategici e viscerali, ma ricorda che i lavori sono tutt'altro che terminati. Se è tutto pronto, è ora di fare rotta verso Sacra. When I was a child, Amgard told me stories. Said the pestilence turned men's faces inside out. Made them grow limbs where none should be. But the world was nearly lost in its wake. And she prayed that the Sauron would never need to return. C'è sempre questo tema della corruzione maligna che sta per distruggere il mondo o che l'ha fatto in passato e ritorna. In tutti gli action RPG, no? C'è sempre questo grande male terribile, se ci fate caso, nella narrazione. We should turn back while we still can. It's an island, not a fairy tale. This is a fool's errand. There's no sum worth bringing the likes of them to shore. Bella questa intro, mi piace che siamo su un bel galeone in viaggio. E i mozzi sono tutti preoccupati, superstiziosi. Allora, ci si muove con Vasd. Io non sono un amante del Vasd sugli action RPG, però va bene lo stesso perché... Un Serim. Dicevo, va bene lo stesso perché sto arrivando dall'esperienza di Oblivion e sono qui anche per ricordare che il mio canale è molto variety. Io gioco a tantissimi giochi e cerco di giocarli il più approfonditamente possibile perché è una mia grande passione da sempre e metto tantissime ore nei titoli prima di parlarne, cioè senza avere esperienza non ne parlo. Poi l'esperienza è sempre relativa, posso dire baggianate come no, e ogni tanto è bello per me avere un'esperienza di questo tipo, cioè da zero, senza avere nessuna preconcetta nozione del gioco, magari condividendolo
magari condividendolo con voi, ecco, diventa addirittura più interessante anche per me scoprirlo. Arrampicata, sempre con space, quindi possiamo scattare così. Perfetto, dobbiamo parlare con il capitano. You put the men on edge, Saren. We've trafficked in people before, but, well, I won't be sorry to be out of these waters. Noi siamo dei Serim, non so cosa siano i Serim, però va I bene. was paid to deliver you to Sakura in one piece, and I will. Ok, siamo semplicemente in viaggio, loro sono qui per ascoltarci, per portarci oltre il mare. But get to your quarters and stay out of our way till landfall. Walt will let you below decks. Va bene. Allora andiamo ad aspettare. Chissà se effettivamente scegliere una classe, cose del genere, verrà poi fuori da questo prologo, da questo tutorial. Ok, possiamo scivolare sempre con spazio. Suppongo così si entri poi negli alloggi, sì. Ecco, come interagiamo con uno scrigno. E dentro ci sono delle monete. Ci sono un sacco di hotkeys, di tasti rapidi che devo ancora carpire, ovviamente. Alcuni oggetti possono essere distrutti. C'è anche un topastro. Cosa c'è qui? Monetine. Ho capito. Abbiamo ucciso il topo a pugni. Siamo potentissime. È vero? La tiranna matta. Cosa vorrò fare? Giocare una guerriera? Sì. Spacchiamo ogni cosa. Scusate se vado un po' lento, mi sto abituando, sto cercando anche di seguire il tutto. Ho pianificato tutto. A year of this. Nyan. In the decks, 4 more in the rigging, another 5 at the helm, and the captain. Just like that. Ok, i suoi sogni di scalata fino al diventare capitano. Il buon mozzo lavapiatti. Bello che c'è il rollio simulato della nave. Premi E per strisciare. Dov'è che potevamo strisciare? Sparito il comando. Spacco tutto, sì, luto tutto. Questo modo di essere accattone, no? Che ho mostrato anche su Oblivion e in altri giochi. Quando si può lootare qualcosa, subito spacchiamo tutto. Abbiamo trovato dei funghi. Dai, ti aiutiamo, ti aiutiamo. There you go. Along with a little seawater. Yeah, Sawdust. che schifo. Sure, you can eat a mushroom in a pinch. But nothing beats a cooked meal. Here, have some for yourself. Ho come l'impressione che ci dia un malus a qualcosa mangiare la... Ah no, è una zuppa di funghi, ok. Mangiare per ripristinare salute, ma la nostra salute è al massimo. Comunque F nel caso. Trova il tuo alloggio. A me piace spaccare tutto. Quindi continuerò a spaccare tutto per lootare. Belle le animazioni. A parte lo stile grafico unico, che anche per Ori The Blind Forest, The Will of the Wisp è un trademark di Moon Studios, riuscire a tirare fuori sempre un art style nuovo e impressionante. Our ship might seem thick with Pastore sinners, Eric, but the church welcomes all. rassemblare prima dei peccatori, la chiesa. Even the Dasher. Even Potremmo essere dei paladini anche qui? La paladina tiranna matta? Quando mi danno una mazza sacra e la possibilità di punire i malvagi, io sono sempre tentato. Wart. È con lui che dovevamo parlare, sì. Ok, mi sembra uno sbarbatellissimo. Un super mozzo. Keep your eyes off our cargo, unless you want one plucked out. Ok, non ti possiamo parlare, vero? Però possiamo indagare sul cargo. Chi c'è qui? You're just another job, as far as I'm concerned.
The men think you're some kind of Il vice capitano legend. You know Gray. what all legends have in common? Siamo una leggenda? They're dead. Le leggende sono tutte morte. Ho capito. È per questo che con un pugno detoniamo qualsiasi cosa. Abbiamo dei poteri di cui non sappiamo ancora nulla. Vabbè, sto tergiversando ed esplorando l'area base, che è una cosa che di solito si fa solo all'inizio per capire e poi si corre attraverso la campagna. Non penso sia uno di quei tipi di action RPG, penso che sia molto più narrativo, ma questo aggiornamento pare aver ampliato l'endgame, cioè tutta una serie di contenuti alla fine dell'esperienza narrativa. Vediamo un po', non ho un'idea netta della questione. Sangue in mare? Ecco, mi immaginavo che saremmo finiti con l'affondare. Stiamo affondando, eh? O è un sogno? Andiamo alla deriva. Come sempre bisogna iniziare in una situazione di svantaggio. Eccolo. Che si fa? C'è già un morto. No, è il mozzo, il giovane mozzo. Spada incrostata di sangue. Con I si apre l'inventario e si può equipaggiare la spada? Sì. Allora, il cerchietto verde è la stamina, giustamente, perché hanno cercato di rendere lui, mi viene da dire, più familiare e leggibile. Già avere gli HP là in alto a sinistra può essere un po' difficoltoso. Elementi base, attacca usando un'arma. Ok. Vigore, stamina, insomma, ecco. Ah, è un pirata. Ai ai ai. L'attacco caricato. Ok. Scudo. Con shift pariamo. Chissà se c'è il parry, oltre che la parata base. Allora, i comandi con mouse e tastiera non dico che siano complessi, ma bisogna abituarsi. È un po' strano con questa prospettiva action per me, poi magari per altri non lo è. Vediamo il parry. Non so se è stato un parry. Questo sicuro non l'ho parriato. Questo è un attacco caricato. L'ho interrotto però, attenzione. L'ho staggerato. E mentre lo dicevo sono stato malmenato. Mangiamo la zuppa di funghi. Full vita di nuovo, benissimo. L'uscita sarà su di qua. Saltare. Scatta da una superficie a una sporgenza per saltare. Ok, quindi non bisogna stare a fare un timing per il salto, ecco. Questo mi sembra almeno... Possiamo anche salire, quindi c'è una profondità... Camminata furtiva. Cammina verso i muri. Cosa vuol dire? Premiere. Ah, ok, ho capito. Strisciare non è proprio una traduzione perfetta. Parata, i nemici più tosti, tempismo fondamentale. Il parry. Esegui una parata prima che ti colpiscano. Ah, il parry è il tasto, è la rotella del mouse. Dovrò probabilmente cambiarlo. Parry fatto. No. Ah, mannaggia. Mi ha tirato un colpo di scudo. Parry compiuto. E via. Ok, è un po' impegnativo. Fiala di vigore. Gli oggetti rapidi si usano con la Q. Bonus utili, suppongo appunto che... Dov'è? È qua. Mentre il vigore di 10 per 120 secondi. Ok. Magari da usare proprio in combattimento, capisco.
Vabbè, si esce. Questa è la cabina del capitano. Attacco alle spalle. A volte puoi sfruttare l'elemento sorpresa. Prendi i nemici alle spalle. Ok, ci sarà quest'icona. C per muoversi C per muoversi furtivamente. Vediamo, così. Ok, non l'ho ucciso, ma... Ah, è Wart? No, sta morendo. Non mi chiamo Wart, sono... Oh, questa cosa... Ricordiamocela, non era Wart. Magari sarà importante, magari no. Quest secondaria, forse? Chissà se ci sono proprio delle quest, suppongo di sì. Ok, siamo sul lato, dobbiamo arrampicarci sul sartiame. C'è un bel combattimento in corso. Una cutscene. Let it burn! Show these mainlanders that Sakra is our island! Ouch, ok. Ci hanno preso per degli invasori? Oppure lo siamo davvero? Dovrei aiutare questo marinaio. Ma non riesco a parriare. No. Mangio. Proviamo di nuovo col ferry. Ma quanti sono? Au. No, ho sbagliato di nuovo il timing. Vabbè. Non ce la posso fare. Più provo a fare parry, più prendo sberle. Il fuoco fa danno? Non si sa. Ok. Andiamo direttamente su. Si può? No. Hello? La scala? Non si può? Ok. Va bene. Allora evidentemente dobbiamo aiutarli qui. Finisco sempre la stamina. Cioè, bisogna gestirsi le risorse. Veramente impegnativo, sì. Urca. Questo è grosso e cattivo.
Au. Urca. Be here, Sarah. It's too late for fairy tales. Per le favole. Ma questi da dove sono apparsi, tra l'altro? Non c'è un'altra nave. Come hanno fatto ad abbordare? It's too late for any of us. Ho un sacco di domande che non riesco al momento a trovare delle risposte. Cioè, l'espediente narrativo ovviamente serviva. Però non mi si spiegano. Chi siamo noi? Perché siamo? Cosa sta succedendo? È una cutscene? Devo premere qualcosa? È una cutscene. Questo è un tempio, una chiesa, una basilica. È morto un re. Terenas Menethil. Ti assomiglia abbastanza. Con la barba un po' più lunga. Il simbolo è molto simile a quello appunto dell'alleanza di Warcraft. Non solo in realtà. Vabbè, è un classica araldica regale. It's true. Baurus. Un altro Baurus. C'è un Baurus anche in Oblivion all'inizio, è una delle Blades. The king. Lunga He was a vita al great re. man and a good friend. I will mourn him. We will all mourn him. Selin. Your father's soul is at rest now, King Magnus. Re People look Magnus. to you for strength. I offer my condolences and my counsel, as I did for your father for The many great years. pestilence has returned, Lord Baurus. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sacra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just Madrigale. a spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against It's already done. Tomorrow, Madrigal Celine and her Inquisition will set sail for Sacra. I Siamo promise inquisitori you anche in that questo I think gioco. this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn. Perché dico anche in questo gioco? Perché This anche in Mandragora is my siamo responsibility to the inquisitori. kingdom. Quindi sì, siamo noi With che stiamo God's hand, invadendo. We will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe. Sono già un fan della madrigale della Sacra Inquisitrice. Vai. Vai, siamo degli inquisitori. Anche se in realtà noi non arriviamo con la nave, con una delle navi del re, no? Noi siamo Serim e arriviamo con un altro gruppo forse e veniamo... Ah, siamo stati scambiati per quello che non siamo. E l'inizio classico sempre sulla spiaggia, come sul Path of Exile. Le secche livello 1. Ah, possiamo raccogliere cose, funghi e Serim da questa parte. Lì, ti ho visto. Ti ho visto. C'è anche la mappa, però non è un overlay, cioè la mappa apre un menu che mette in pausa il gioco, giusto? Ah no. No, no, no. Non mette in pausa niente. Cibo crudo. Può essere consumato come ultima risorsa, ma è meglio un pasto cucinato. Belle queste dinamiche un po' survival. Ok. Prendiamo a pugni i granchi. Benissimo.
Prima di andare ad aiutare... Richiede una pala. Prima di andarlo ad aiutare, vediamo se c'è qualcosa. Avete notato il ragdoll del corpo morto che ci siamo passati? Hai fatto un po' di ragdoll? No, promette veramente tanto bene. Mi sta già intrigando tanto No Rest for the Wicked. Richiede un piccone. Sì, adesso arriviamo, non morire, resisti un altro pochino. Chiede un piccone. E io voglio prima trovare il piccone, la pala. E poi parlare con lui. A meno che... Aspetta un momentino, aspettino. Non vorrei che poi noi si stia già andando nella direzione per proseguire oltre la mappa e quindi non vada poi così bene. Parliamo con lui, dai. È il capitano. Sacrament. Insorti. Reason. Aspetta un momento. Hanno tradotto Reason con insorti. Le onde, riuscite a sentirle, padre? Siamo tornati in mare. È morto. Non ci droppa nulla. C'è una bella boccia di rum qui per terra. Mazza del chierico, ci piace. Il peso è suddiviso in classi in base al peso totale dell'equipaggiamento in uso. Capacità di carico aumenta i limiti di classe. Ogni categoria di peso cambia il tipo di schivata. Finta, capriola e capriola lenta. Però possiamo dare una spallata. Oh, carino! Quindi ha un senso anche meccanico. Non è che diventiamo solo più lenti. Possiamo diventare dei tanconi della santa sacralità sacrante di Sacramento. A proposito di mazzate di sacralità, beccati questo. Granchio a ferro di cavallo. Qui cosa c'è? Soldini. Sono divisi, ho notato adesso, un bronzo, argento e oro. Braccieri, puoi usare i braccieri per cucinare i pasti. Ok. Qui cosa c'è? Artemisia. Ok. Ah, giusto per... sto giocando con la grafica al massimo, è assurda sta cosa, la performance è pazzesca. 121 fps di limite. Devo dire, non ho avuto ancora un drop e gira molto bene. Non capisco il perché questo Early Access abbia delle recensioni miste. Non ho voluto indagare perché prima di tutto voglio crearmi un'opinione io stesso. Però da quello che sto vedendo sarà questo aggiornamento, sarà che mi mancava magari un RPG più narrativo con questo stile, ma tutto sommato non capisco al momento. Allora, può darsi anche che non sapendo nulla io stia andando a caso e male e non dovrei, e dovrei forse correre di più, scattare di più. Pensavo consumasse stamina, per questo non lo facevo. Dovremmo trovare una pala da qualche parte. Radice di Artemisia. Qui cosa c'è? Attrezzi. Ascia del boscaiolo. Ah, perché sono divisi, giustamente. Immagino noi si possa battere anche gli alberi a questo punto, giusto? Quindi ci sarà del crafting e altre belle cosine, immagino. Qua mi sa che usciamo, cambiamo area, c'è un segnalino, qualcosa. Usa gli strumenti per raccogliere materiali, missioni. Non perdiamo vita qui, vero? È bloccato forse? Non lo so, va bene lo stesso, non lo so e va bene lo stesso. La mappa è molto dinamica, io non so esattamente dove sto andando. Ecco, scattare in mare
consuma. Consuma la stamina. Sto prendendo un sacco di granchi come ingredienti. Essenzialmente l'XP è in alto sopra le nostre risorse. Credo che sia l'XP, sì. C'è stata tipo una lucina che abbiamo raccolto, suppongo forse l'esperienza. Ti chiedo un piccone. Bisognerebbe trovarlo il piccone però prima. Cosa c'è qui dentro? Abbiamo 2 ash. Possiamo buttarci? Prendiamo danni da caduta, no? Richiede un'ascia. Però io ce l'ho. Va equipaggiata. Va equipaggiata. Abbattiamo un albero. Cade! Ok. Argilla e monete. Va bene. Ci possiamo arrampicare? Non dappertutto. Richiede una canna da pesca? No, vabbè, dai, possiamo anche pescare. Finita. È letteralmente finita. Però non possiamo nuotare troppo, perché sennò perdiamo la stamina e suppongo si possa annegare. Non lo voglio provare, ecco. Ma immagino... Devo abituarmi che il cursore fa direzionare l'attacco. Ok. Perché ci si muove con VASD, ma il cursore è importante per la direzione. Posso continuare ad abbattere alberi, perché sembra un'attività interessante. Adesso controllo una cosa che mi è venuta in mente. Non è che c'è una durabilità. Sì, c'è, vedete, 94 su 100. Mannaggetta. È impegnativo sul serio. Ci sono più livelli di sistemi di gioco, non mi aspettavo per nulla. Qua cosa c'è? Carne, funghi al curry. Ah, possiamo spaccare la barricata. Bello. Non vi preoccupate, ho visto che di là c'è un dungeon, una grotta, una caverna, un qualcosa, un'altra area. L'avevo notato, leggiamo. Congedai con un cenno la burbera locandiera, poiché non avrei avuto bisogno dei suoi cevigi. Non ero venuto a Sacra per indugiare in tali agi, niente birra fredda o letto caldo per me. Ero venuto per immergermi appieno nella natura selvaggia dell'isola e vedere come avrebbe reagito. Le antiche rovine incombevano su di me. Uccelli celati alla vista comunicavano coi loro richiami. Il sole tramontava sul mare cinereo. Mi misi lo zaino in spalla e mi diressi verso le porte di Sacrament. Avventure nella natura selvaggia di Sulin Frott. Cosa c'è qui? Tanta roba. Tunica del ladro vagabondo. Fiala di vigore piccola. Olio pestilente. Se applicato un'arma infliggerà danni da peste. Danni da peste. Nonno Nargol sarebbe fiero. Olio combustibile. Questo infliggerà danni da calore, ok? E monete. Va bene. Ok. Andiamo in questa caverna. Dove ci conduce? Non si vede niente. Questo è un altro layer. Ecco, è un altro layer importante che evidentemente è presente. Senza torce mi sa che qui dentro non bisogna starci. Cioè, non è che non bisogna, è che non si vede assolutamente nulla. Se non vedi niente, come fai a muoverti? Come fai a non morire male? Mette un po' di ansietta. Possiamo strisciare.
vedo assolutamente nulla se non lì delle cose strane. Ok, però scusate, se voi mi mettete qua una luce e mi dite che io qui posso strisciare, dove posso strisciare e perché? Non posso spaccarlo, non posso salire, posso strisciare, ma verso dove? Non si sa. Ok, per ora direi, perché sennò divento rimbambito più di quanto già io non sia, forse non è il momento di entrare qui dentro. Forse prima abbiamo bisogno di una torcia. Verrebbe da pensare. Di una pala, di un piccone, di tante cose. Non possiamo prendere questa lanterna, no, Qualcosa mi sfugge comunque. Non so cosa, ma un presentimento. Allora, raccogliamo. Qua c'è un bandito. No, vabbè. L'attacco furtivo con la mazza è devastante. Canna da pesca. Richiede una pala. Qui possiamo salire. È molto bello il design così. Mi piace. Su tantissimi livelli. Poi palesemente mappe craftate per bene a mano. Serve per migliorare o creare armi. Il frammento d'arma, minerale di rame e monetine. Ok. Qui c'è una luce blu. Però fatemi capire. Adesso sono curioso di vedere quanto possiamo sfruttare la mappa di gioco. Ecco, parecchio. Si sposta parecchio la visuale. Sussurri. Sussurri Serim, puoi riposare e registrare i tuoi progressi, è tipo il salvataggio, sì. Se mai dovessi andare incontro alla morte, subirai una perdita di integrità. Ma l'ultimo sussurro visitato ti richiamerà l'esistenza. Quindi lo attiviamo il sussurro. Possiamo incanalare. Cosa vuol dire incanalare? Salvare. Ho capito. Giorno 1, rilevamento dell'isola sacra. Di Sacra, vabbè. Oggi iniziamo il mio grand tour dell'isola. È il mio primo incarico di rilevamento e a dire il vero non sarebbe stata la mia prima scelta, ma da qualche parte bisognerà pur cominciare. Con un po' di fortuna tornerò a fare rapporto al continente entro una settimana, 2 al massimo. Pensare alle possibilità di ciò che verrà dopo mi lascia senza fiato. Qualsiasi cosa significhi rilevamento. Un topo. Non c'è più il topo. Carne di topo. Grossolano. Si chiamano grossolano. Ok. Lì c'è qualcuno. Qui si scatta e c'è qualcun altro. Facciamo di nuovo il tentativo furtivo, Questo ha resistito. Au. Level up. Level up. Strumento. No, no. Aumento di livello. Hai ottenuto un livello. Ogni aumento di livello conferisce 3 punti attributo. Puoi assegnare punti attributo aprendo il selettore menu statistiche. Ok. Bene. Ci sarebbe da capire quali attributi e perché. Fede, capacità di carico, salute. Allora, per non saperne leggere né scrivere, questo dice che aumenta i punti ferita, giustamente. Punti vigore, vediamo tipo forza. Cosa va ad influire? Non si vede. Non si vede. Fede? Ah, un momento. Ah, la mazza, bonus attributo. Ok, allora noi fede. Va bene. Inventario, scelta dello scalatore, ha una mano martello. Aumenta in base a, c'è il simbolino.
Ok. Qui cosa c'è? Cappuccio del ladro, smeraldo scheggiato, polvere per riparare gli oggetti, tizzone, frammento fumante che può essere usato per alterare gli oggetti incantati. I tizzoni caduti possono essere utilizzati per aggiungere e rideterminare gli incantamenti in un equipaggiamento magico o flagellato. I serim che si sono dimostrati degni possono anche usarli per riassegnare i punti attributo. Ok. Gemme possono essere inserite nell'equipaggiamento. Ok. Potenti incantamenti, va bene. Io per il momento non starò a tergiversare su queste dinamiche. Equipaggiamento un po' bruttino per essere dei chierici, ma va bene. Scusi, Scusi lei, non possiamo saltare? Sì. No, io voglio usare la scala. Perché non posso usare sta scala? La vedo. Forse perché bisogna arrivare su in un altro modo e poi buttarla giù. Ok. No! Sono un pollo. Un grandissimo pollo. Però cosa ho scoperto qua? C'è del sangue. Oh, shit. Io credo che questo gioco sia molto impegnativo. Ouch. Ho perso esperienza? No. Però integrità dell'equip. Parecchia integrità. Dicevo, è abbastanza punitivo. È abbastanza difficile. Poi non riuscivo a parare i suoi colpi, probabilmente perché è un nemico troppo grosso. O forse perché non posso parare senza scudo. Ma pensa il tiranno matto, quanto è matto che provava a parare senza scudo. Bastava doggiare, bastava schivare invece. Allora, no, sta a vedere che questa è l'area. Sta a vedere. Che level design già, Wait, what? Ok. Non si può. What? Non prendono danni. Stai scherzando, stai. Ma... Wow. Ok, quest'area forse non è il momento giusto per quest'area, mi viene da dire. Lo curo. Lo sto curando. Non gli faccio danni. Pavese insorto. Perché non ho recuperato vita? Wow. Ok. Già 2 morti. Sto dando proprio una grande prova di me. Scusate, sono un attimo contrito per questa scarsa performance, però ho imparato che forse lì non bisogna andare. Ma allo stesso tempo il pavese l'abbiamo trovato, requisiti 16 di forza.
Wow. Bene, non possiamo usarlo. E ci ha appesantito tantissimo, mi sa. Giusto? No, siamo ancora normali. Circa. Molto circa. Possiamo strisciare. Mi fai strisciare, grazie. Ok, cala di vigore, frammento d'armatura. Perfetto. Però, scusi, se io volessi salire, da dove potrai salire? Non si sa. Cioè, io avevo visto una scala qua, però non me la fai usare. Perché non me la fai usare? È una scala. Che sia buggata o che io mi stia perdendo qualcosa. Ci possiamo buttare però. Urlando giustamente perché è stato un bel tuffo. Però da qua possiamo salire e lootare questa cassa. Sì, inizio ad avere un po' il presentimento che certe scale debbano essere calciate da sopra. Mi aspettavo che ci sarebbe stato un minimo di platform, essendo Moon Studios i creatori di Ori, quindi... Ecco. L'abbiamo fatta. Cosa possiamo lootare qua? Filo di Utah. Filatoio. Occhio, dai. Vabbè. Ci fai salire lo stesso? Ok. Dove siamo? Siamo già stati in questo posto. Converrebbe cucinare qualcosa. Creiamo. Quante ne creiamo? Tutte quelle che possiamo, dai. Mi sa che torneranno utili. Ok, c'è qualcosa che possiamo raccogliere qui. Assolutamente no. Su da qua. Fortezza del marinaio, livello di pericolo 1. Sono molto scarso, evidentemente. Che cosa c'è scritto? Guerrieri cadranno di fronte alla morte, noi no. Le preghiere cadranno nel vuoto, ignorate, noi no. Se colpiti, i nostri alleati cadranno, noi no. Noi insorgiamo. Au. Ok, lui era il Gianfranchetto che vedevamo da sopra, credo. Carne di ratto. Prendo male le distanze, questo è il problema. Super bonk. Sono loro i Risen, quindi. I banditi. Che fiocinata.
Ah, bella la fisica di gioco però. Mi ha macinato di botte. Ok. C'è una porta. Serve una chiave. Ok. La musica, anche se magari la sentirete ancora meno di me, spero che non dia problemi di copyright questa musica, credo di no. Molto bella. Dovrebbe essere lo stesso composer di Ori, di cui perdonatemi ma non ricordo il nome. Scusi, Ok. Granchio. Qua ci sono un sacco di... What? Tu da dove sbuchi? Ah, tiri pure bombe. Quindi oltre al fare ta 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 ta, tiri anche bombe a mano, ho capito. Questo gameplay sta iniziando ad essere un po' lunghetto, però mi sta veramente piacendo. Mi sto già perdendo, tra l'altro, cioè... È fantastico. Un altro guerriero? 2 guerrieri? 3 guerrieri? Questo però... Ah, no. Oh no. Ah, in combattimento scattare costa. Ok. Mangio per sicurezza. Au! Prenditi sta boncata in bocca. E mangiamo. Anche gli alberi hanno una vita. Ho notato. Ok, quindi qui parte raccogliere questo e vedere che ci sono altri nemici qua sopra. Non si può salire direttamente. Bisogna fare tutto il giro dell'area. Fabbro da 4 soldi e ti faremo passare. Stanno minacciando un fabbro. Questo è un ladro, un ladraccio. Però il martello, allora, fin tanto che abbiamo vigore, a martellate possiamo staggerare, quindi colpire e interrompere i nemici. Molto molto bene. Devo prenderci la mano, ma il martello sembra un'ottima soluzione. Chissà se fa fuoco amico questo. È un po' lento, però... Level appieno. Ok, allora, mi pare di capire che ci serva un pochino più di forza, forse, per avere uno scudo. Quindi nel dubbio facciamo così. Un po' e un po'. Build ibrida. Va bene. Al level up abbiamo recuperato la vita, sì, o ho mangiato. Forse recuperiamo la vita al level up.
Chiave del refettorio. Suppongo sia questo. Momentino, momentissimo. Allora, da qua si cade, si ritorna giù. Qui c'è un cancello che non possiamo spaccare, va aperto. Quindi bisognerà trovare un luogo, forse qui, che brilla. Chiave del ripostiglio. Ok, io direi, per non eccedere, anche perché mi ci vuole ancora moltissimo per caricare un episodio, sono felicissimo di aver giocato a questo gioco. Fatemi sapere cosa ne pensate. Tirannomatto out, questo è quanto. Alla prossima.